Buongiorno e bentornati per una nuova lezione di italiano. In questo video vediamo insieme i verbi riflessivi. In questa lezione sui verbi riflessivi vedremo come si formano, perché si usano, alcuni verbi riflessivi più frequenti che esprimono le azioni di routine, quando e come usiamo i verbi riflessivi per dare enfasi, i verbi riflessivi reciproci, la posizione del pronome riflessivo con i verbi all'infinito, con i verbi all'imperativo, con i modali, con i tempi composti e con alcune espressioni, come cominciare a, stare per, stare più gerundio o finire di. I verbi che hanno solo la forma riflessiva e i verbi riflessivi più frequenti. Alla fine del video sarai in grado di utilizzarli senza errori anche tu. I verbi riflessivi sono quei verbi accompagnati da un pronome riflessivo, mi, ti, si, ci, vi, si, e vengono generalmente usati per indicare che l'azione espressa dal verbo ricade direttamente sul soggetto. Io mi lavo, meno male. Io lavo me stessa, quindi l'azione ricade direttamente su di me. Mi lavo le mani. L'azione non ricade su tutta me stessa, ma su una parte, le mie mani, una parte di me stessa, quindi comunque riguarda me. È diverso l'esempio io lavo il cane, non ha la forma riflessiva perché l'azione non ricade su di me né su una parte di me, ma io sto lavando il cane. È probabile che nei libri di grammatica, insieme ai verbi riflessivi, abbiate letto di verbi riflessivi apparenti, pronominali transitivi, pronominali intransitivi, ma per fare le cose semplici sappiate che tutti questi verbi hanno la stessa struttura, ovvero in questi verbi ritroviamo il pronome tra il soggetto e il verbo coniugato. C'è una differenza, ma è una differenza a livello grammaticale e la struttura del verbo non cambia. Cominciamo dunque a vedere quali sono i verbi maggiormente impiegati per descrivere le azioni di routine, quelle azioni che svolgiamo abitualmente tutti i giorni. La mattina mi sveglio, poi mi alzo, mi lavo i denti, mi asciugo i capelli, mi pettino, mi trucco o mi raso, mi vesto, mi preparo, mi sbrigo se sono di fretta. Molto spesso può capitare che gli italiani trasformino verbi che non sono riflessivi in verbi riflessivi. Ad esempio, la mattina io posso dire faccio una doccia, ma non è sbagliato dire mi faccio una doccia. Possiamo utilizzare così un verbo che solitamente è impiegato nella sua forma normale, non riflessiva, e lo utilizziamo in maniera riflessiva. Perché? Per enfatizzare quello che stiamo dicendo, per dare più valore a quello che stiamo dicendo. Nel caso della doccia, ad esempio, immaginate una persona che ha passato 3 ore in palestra e che alla fine dell'allenamento dice adesso vado negli spogliatoi e mi faccio una doccia di un quarto d'ora. Oppure una persona che ha saltato il pranzo e che a cena dice adesso mi mangio una pizza. Oppure in una giornata molto calda adesso mi faccio un tuffo in piscina. Come vedete nei nostri esempi abbiamo utilizzato il verbo fare e il verbo mangiare in una forma riflessiva e questo per dare più valore a quello che vogliamo dire, per dare più enfasi. Cosa possiamo dire del pomeriggio? Mi diverto, mi riposo, mi metto al lavoro, mi connetto, mi informo. La sera mi metto il pigiama, mi metto a letto, mi addormento. Lampadina. Alcuni verbi riflessivi hanno un valore reciproco. Questo vuol dire che l'azione che esprimono non riguarda solo il soggetto, la persona che sta parlando, ma riguarda due o più persone. Per esempio, salutarsi, incontrarsi, abbracciarsi, baciarsi. Si tratta in questo caso di azioni reciproche, ovvero salutarsi, io saluto te, tu saluti me. Incontrarsi, io incontro te, ma tu incontri me. Vediamo come sono formati. I verbi riflessivi hanno un pronome. Per la prima persona singolare, per me è mi, per te è ti,
per lui, lei abbiamo sì, anche loro hanno sì. Quindi le terze persone hanno lo stesso pronome, noi a C e voi a V. Per esempio il verbo chiamarsi, io mi chiamo, tu ti chiami, lui si chiama, noi ci chiamiamo, voi vi chiamate, loro si chiamano. Il pronome è quindi dopo il soggetto, prima del verbo coniugato. Ma guardiamo i verbi all'infinito. I verbi nella loro forma all'infinito hanno il pronome si attaccato alla fine. Chiamarsi, svegliarsi, divertirsi. Ritroviamo il pronome attaccato alla fine della forma base del verbo anche nel caso dei verbi all'imperativo, quindi quando voglio dare un ordine, un imperativo, un comando. Sbrigati, spostati. Ma potreste leggere o sentire frasi del tipo domani mi devo alzare presto o domani devo alzarmi presto. Innanzitutto vedete come il verbo dovere, che normalmente è utilizzato nella sua forma non riflessiva, in questo caso ha il pronome riflessivo. Quindi la persona che sta parlando vuole dare più valore al fatto che deve alzarsi presto domattina. Perché questo pronome riflessivo cambia posizione all'interno della frase? È molto semplice. Quando utilizziamo i verbi modali, se te lo sei perso puoi trovare i modali in questo video, in presenza di un verbo modale, potere, dovere, sapere e volere, possiamo scegliere se mettere il pronome riflessivo prima del verbo modale o attaccato alla fine del verbo che segue. Ti vuoi sedere qui? Vuoi sederti qui? Mario si sta per svegliare? Mario sta per svegliarsi. Quindi, in presenza di un verbo modale, possiamo scegliere se mettere la particella riflessiva prima del verbo modale o attaccata al verbo all'infinito che segue il modale. Quello che abbiamo detto per i verbi modali vale anche in presenza di espressioni come cominciare a, stare per, stare più gerundio e finire di. Per esempio, comincia a darmi fastidio il tuo modo di fare, mi comincia a dar fastidio il tuo modo di fare. Mi sto per alzare, sto per alzarmi. Mi finisco di preparare e arrivo, finisco di prepararmi e arrivo. Ma nei verbi composti dove va questa particella riflessiva? Sempre attaccata al soggetto. E nel caso in cui il soggetto fosse implicito, la particella riflessiva va prima del verbo composto. Io mi sveglio alle 7, io mi sono svegliata alle 7. Mi pento di non aver studiato, mi sono pentita di non aver studiato. Tutti i verbi riflessivi si coniugano con l'ausiliare essere, quindi attenzione all'accordo del participio passato. Mi sono svegliata alle 7 perché sono una donna, mi sono svegliato alle 7 se a parlare fosse un uomo, ci siamo svegliati alle 7 se ci si riferisce ad un gruppo di 2 o più persone di sesso misto, maschi e femmine, ci siamo svegliate alle 7 se mi riferisco a 2 o più persone di sesso femminile. Come abbiamo detto in italiano, tutti i verbi possono avere una forma riflessiva, ma alcuni verbi hanno solo la forma riflessiva, come ad esempio accorgersi, arrabbiarsi, pentirsi, ribellarsi, vergognarsi. Non esiste il verbo accorgere o arrabbiare, vediamo la differenza. Io mi sveglio, quindi io sveglio me stessa, io sveglio mio fratello, quindi il verbo svegliare, non alla forma riflessiva, io sveglio qualcuno. Ma io mi arrabbio, non posso dire io arrabbio qualcuno, quindi questo verbo arrabbiarsi esiste solo nella forma riflessiva. I principali verbi riflessivi sono abbracciarsi, abituarsi a, accorgersi, addormentarsi, alzarsi, amarsi, annoiarsi, arrabbiarsi, baciarsi, chiamarsi, comportarsi, conoscersi, decidersi a,
dimenticarsi di, divertirsi, farsi, impegnarsi, innamorarsi, interessarsi, lamentarsi, mettersi a, pettinarsi, pentirsi di, preoccuparsi, radersi, rilassarsi, sedersi, sentirsi, spazzolarsi, sposarsi, svegliarsi, trovarsi, truccarsi, vergognarsi e vestirsi. Ci facciamo un esercizio insieme? Coniughiamo i verbi tra parentesi nella loro forma riflessiva. La domenica di Stefania e Jacopo. Finalmente la domenica Jacopo e Stefania possono passare la giornata insieme perché non lavorano. Di solito, con calma, verso le 8 o le 9 di mattina e un paio d'ore a letto. Vi lascio qualche secondo per riflettere, se avete bisogno di più tempo mettete pausa e poi vediamo le risposte. Si svegliano e si godono. Poi un bel brunch e in cucina o in terrazza a mangiare, parlare e leggere il giornale. Si alzano, si preparano, si siedono. Quando ad alzarsi da tavola e fare qualcosa sono spesso già le 2 passate. Qualche volta rimangono in casa a fare pulizie e guardare la TV, oppure escono e vedono amici. Si decidono. Purtroppo non spesso con gli amici, perché non hanno molto tempo libero e cercano di passarlo insieme. Si incontrano. D'inverno prendono spesso la macchina e vanno in montagna sulla neve, dove? Moltissimo. Si divertono. Le loro domeniche sono sempre una scoperta e un gran divertimento, perché così poco che ogni volta moltissime cose e di nuovo si vedono, si raccontano, si innamorano. Puoi esercitarti lasciando un commento, raccontandomi quello che fai di solito durante la giornata e utilizzando i verbi riflessivi. Se la lezione ti è stata utile, non dimenticare di lasciare un mi piace. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!